Virtual DJ 2021, ci siamo, sì, è uscito da pochissimo e siamo tutti in fibrillazione, belli caldi per capire che cosa è cambiato e cosa è rimasto. Anzitutto, cos'è cambiato? Virtual DJ ha annunciato questa nuova versione del loro software che consentirà a noi utenti di separare le tracce, attenzione, come voce, batteria, strumentazione e in tempo reale, cioè mentre stai suonando. Sì, hai capito proprio bene, esistono molti software che già lo facevano, ma non in tempo reale, cioè di tirar fuori la cappella dalle parti ritmiche. Tutti noi DJ o i produttori abbiamo cercato questa possibilità di andarci a cercare anche le parti vocali di tante tracce che ci servivano per eventualmente campionarle o farci dei remix o dei bootleg, dei mashup. Adesso Virtual DJ ci fa fare tutto questo in tempo reale, bene, utilizzando un nuovo sistema di intelligenza artificiale che il software usa per consentire di accedere alla cappella, la famosa a cappella che tutti noi, come dicevo, stavamo cercando, per creare anche dei mashup al volo durante la serata. E vi sembra poco? Utilizzando questa nuova funzionalità, Virtual ha sacrificato, per così dire, l'equalizzatore, però ha sacrificato in maniera molto intelligente per permetterci di andare a lavorare sulla cassa, sulla ritmica, sulle melodie, sui vocal e sulle frequenze alte. Per trarre delle conclusioni, capire se il lavoro è stato fatto bene, è stato fatto male, se ci piace, quanto ci piace, andiamo subito che siamo curiosi matti proprio. Ecco qua, aprendo l'interfaccia di Virtual si presenterà questa prima finestra di controllo degli equalizzatori e questo avviso che ci dice che usando questo potente avanzato algoritmo matematico Virtual può fornire una separazione molto più accurata rispetto alle tradizionali frequenze basate sugli equalizzatori. Vedete qua infatti che a destra già ci illustra come ragiona. Ci sono tre opzioni, mettiamo la prima che è quella che abbiamo usato fino adesso, bassi, medi e alti, l'equalizzazione dei bassi, medi e alti classica tradizionale. Questa è la novità IZ Remix, per giocare e creare dei cool remix, come dice Virtual DJ, dove avremo al posto di bassi, medi e alti battute, strumentali e vocal, e già qua ci si accende tutto un mondo. Modern EQ, la terza opzione, col drop-in EQ replacement for experienced DJs. Sì, anche qua fa una sorta di infiocchettamento per farci capire che possiamo far di ogni. E qui abbiamo, vedete, cassa, melodia barra voce e hi-hat, cioè i piatti, le frequenze notoriamente alte. Gli diciamo ok, chiudiamo e andiamo a vedere dove sono posizionate tutte queste cose. Ecco qua, anzitutto vi consiglio di mettere o su Pro o su Essentials in modo che riusciate a vedere bene, oppure su Performance. Insomma, noi lasciamo su al momento su Essentials, che insomma è un po' una via di mezzo. Ecco, qua bisogna che sia selezionato Stems, quindi Stems in modo che voi vedete vocal, instrument, bass, kick, hi-hat, idem dall'altra parte. E il nostro equalizzatore è diventato improvvisamente, vabbè il filtro è rimasto, è diventato improvvisamente i comandi della cassa, della melodia vocale e dei piatti. Questa è l'opzione 3. Per tornare alla finestra che abbiamo visto prima e cambiare la disposizione, ecco qua, semplicemente flaggare la seconda e adesso vedete che io ho filtro, battute, filtro rimane sempre, battute, quindi ritmica, versione strumentale, versione vocale. Questo è per lavorare molto con le a cappella. Tornando alla prima, avremo l'equalizzatore classico con gli stem disabilitati, diciamo abilitati ma non a fare i giochetti di vocal kick come avete visto. Ecco qua i nostri bassi medio alti. Ritorniamo a quella che ci intriga di più, IZ Remix, e all'altra Modern EQ. Carichiamo subito una traccia per farvi capire. Ecco qua, sentite qua c'è la cassa. Se io la escludo, ecco qua, già fatto un primo filtraggio degli strumenti. Qui proverò a togliere il vocal quando più avanti
Ecco la voce. Rimane cassa, piatti e basso. Attenzione, voce. Solo voce e basso. Voce e melodia. Solo voce. Fantastico. Con questo posso enfatizzare ancora di più, chiudere la parte strumentale ed eliminare la parte delle battute. Sì, ho detto fantastico perché ovviamente non è un risultato pulitissimo, ma questo lo sappiamo che le frequenze di ogni strumento, ha il suo range di frequenze, quindi è normale che una parte vocale non va a beccare una frequenza precisa, ma prenderà un pacchetto di frequenze. Tra questo pacchetto di frequenze non c'è solo quelle della voce, ma magari c'è anche un pezzettino di cassa, un pezzettino di basso e un pezzettino di strumenti, di chitarre, di piatti, di quello che volete voi. Per cui io dico che questo è un risultato soddisfacente per essere stato fatto così in tempo reale e messo su un software di mixaggio. Non scordiamoci mai che questo è un software di mixing e video mixing per chi utilizza questa funzione del video. Quindi sulla prima traccia già avete capito che possiamo isolarci la cappella. Sentite? Benissimo. Sentiamo l'altra traccia. È la stessa, va cambiata però, altrimenti ecco qua. Sì, sono sicuro, chiudila. Adesso manteniamoci questa invece solo la parte strumentale. Sentite? Vado avanti. Piatti e cassa. Anche qui il suono è un pochino ovattato per le ragioni delle frequenze che vi dicevo prima, però diciamo che ci può stare. Ecco il basso. Melodia. Vocal qui non ce n'è, eccolo. Stessa storia lo possiamo fare con i comandi dell'equalizzatore. Eccolo. Possiamo mantenerci la melodia ed entrare con la parte solo ritmica di questo. Proviamo, che dite? Qui togliamo solo vocal e bass, segniamo solo cassa e piatti e qua apriamo tutto. Anzi, togliamo la cassa. Mashup creato. Solo vocal. Adesso enfatizzo le battute su questo, chiudo lo strumentale. Adesso di qua, eccolo. Direi che è più che soddisfacente. Sentite che qua potete anche nella versione Pro ci attiviamo gli date un riverbero e avrete mantenuto la ritmica sul deck B e la cappella o quel che c'è del deck A. Nell'altra, andiamoci a vedere l'altra funzionalità tramite il menu a tendina, la Modern EQ, rimangono le stesse cose, solo che qua cambia cassa, melodia, vocale e piatti. Andiamo a sentire la differenza. Anzitutto andiamoci a togliere dalla Pro il riverbero, ecco qua. Enfatizziamo solo la ritmica. Chiudiamo la vocal, sentite? Non si sente completamente niente. Adesso riapro il vocal. Questa lavora meglio in questo caso qua. Risentite qua. Ci ho inserito l'altra. Buono.
quindi a cappella di traccia A e ritmica della traccia destra, messa al volo fuori metrica, ma non ci frega, l'importante non siamo qui a far vedere come mixiamo, ma siamo qui a far vedere le potenzialità di questo straordinario programma che anche stavolta ci ha stupito. Io direi che per oggi è tutto, e se non ho detto qualcosa, perché questo è un video fatto al volo, perché insomma ho visto l'uscita e mi sono lasciato prendere dalla novità di spiegarlo e far vedere a tutti, condividere questa emozione forte di questa funzionalità che ci piacerà sicuramente tanto. Quindi vi aspetto qua per commentare tutti e per cosa ne pensate riguardo a questo programma e a questa funzione che è stata aggiunta da parte di Virtual DJ 2021. Fatecelo sapere da SOS4DJ e Claude, vi aspettiamo qua per i prossimi tutorial. Ciao!